Immagina di versare dell'acqua in un bicchiere. Lo appoggi sul tavolo e all'improvviso l'acqua inizia ad arrampicarsi da sola sulle pareti interne del vetro. Sfida la gravità, supera il bordo e scivola lungo l'esterno fino a svuotare completamente il bicchiere. Sembra magia nera. Sembra un effetto speciale scadente o una violazione diretta di ogni legge della fisica che ti hanno insegnato a scuola. Ma non è magia. È pura, terrificante realtà e sta accadendo in dozzine di laboratori in giro per il mondo, proprio in questo momento. Quello che stai per vedere non è un trucco, è il momento esatto in cui le regole del nostro universo si rompono, o meglio, il momento in cui rivelano la loro vera, folle natura. Per capire questo abominio scientifico, dobbiamo viaggiare verso il luogo più inospitale che esista. Non nello spazio profondo, ma in un frigorifero estremo. Prendi del gas elio, quello dei palloncini, e inizia a raffreddarlo. A meno 269 gradi Celsius il gas cede, si condensa, diventa un liquido ordinario che bolle furiosamente, pieno di bolle caotiche. Ma gli scienziati non si sono fermati qui. Hanno continuato a togliere calore. Più si scende, più il liquido bolle con violenza. L'energia termica sta cercando disperatamente di scappare. È una lotta all'ultimo sangue contro il freddo assoluto. Ma c'è una soglia, un limite invisibile che sta per essere superato. E quando accade, tutto cambia. A meno 271 gradi, a soli 2 gradi dallo zero assoluto, accade qualcosa di impossibile. Il punto lambda. Improvvisamente, l'ebollizione si ferma, istantaneamente. Il liquido diventa perfettamente immobile, liscio come uno specchio d'acqua in una grotta senza vento. Nessuna bolla, nessuna increspatura. È una calma che mette i brividi, perché non è la calma di qualcosa che si è congelato. È la calma di qualcosa che ha appena smesso di essere materia ordinaria. Il liquido non è diventato ghiaccio, è diventato un superfluido. Ha appena perso l'unica cosa che rende i fluidi normali, l'attrito. E senza attrito il mondo smette di avere senso. Ed è qui che inizia l'incubo di Isaac Newton. Se metti questo elio superfluido in un contenitore aperto, lui non ci resta. Inizia a formare una pellicola sottilissima, spessa solo pochi atomi, che si arrampica sulle pareti. Scorre verso l'alto, supera l'orlo e scende all'esterno. Perché lo fa? Perché ogni superficie nell'universo ha una forza di attrazione microscopica. Normalmente, l'attrito del liquido e la gravità vincono su questa forza. Ma l'elio superfluido non ha attrito. Zero. Niente lo trattiene. Quindi segue ciecamente l'attrazione delle pareti del vetro, espandendosi all'infinito finché non trova il punto più basso possibile. Ma come può una sostanza perdere completamente l'attrito? Per capirlo, dobbiamo abbandonare il mondo che conosciamo. Preparati. Stiamo per rimpicciolire. Fermati un attimo. Pensa a un liquido normale, come l'acqua del tuo rubinetto. A livello microscopico è il caos totale. Miliardi di molecole che si scontrano come palle da biliardo impazzite. Rimbalzano, si urtano, si scambiano energia. Questo scontro continuo è ciò che noi percepiamo come calore e come attrito. Quando l'acqua scorre in un tubo, le molecole sbattono contro le pareti e tra di loro perdono energia, rallentano. È una folla disordinata in fuga da uno stadio. Ma nell'elio superfluido, a 2 gradi dallo zero assoluto, questo disordine sta per subire una trasformazione che gli scienziati hanno faticato ad accettare per decenni. Nel mondo quantistico, ogni particella non è solo una pallina solida, è anche un'onda di probabilità. A temperatura ambiente, queste onde sono minuscole, raggomitolate su se stesse.
Gli atomi si comportano come oggetti separati, ma quando la temperatura crolla verso lo zero assoluto, il movimento si ferma. E quando un atomo rallenta, la sua onda quantistica inizia ad allargarsi, si espande, come un fantasma che esce dal suo corpo fisico. Più fa freddo, più queste onde diventano grandi, fino a quando non accade l'inevitabile, il momento in cui i confini della materia si dissolvono. Le onde di probabilità degli atomi di elio diventano così grandi che iniziano a toccarsi, a sovrapporsi. E qui la natura compie il suo trucco di magia più estremo. Gli atomi di elio sono bosoni, particelle socievoli che amano stare nello stesso stato quantistico. Quando le loro onde si fondono, non sono più miliardi di atomi separati. Perdono la loro identità individuale. Diventano una singola, colossale onda quantistica macroscopica. È come se un intero oceano di gocce d'acqua decidesse improvvisamente di diventare un'unica, gigantesca, super goccia che si muove all'unisono. Questo fenomeno è strettamente legato alla condensazione di Bose-Einstein, ma l'elio superfluido è un sistema interagente dove solo una piccola frazione degli atomi, circa il 7-10%, forma effettivamente il condensato. Ma c'è una conseguenza devastante per le regole della fisica. Poiché l'intero liquido è ora un'unica entità quantistica sincronizzata, nessuna singola parte può scontrarsi con un'altra. L'attrito smette letteralmente di esistere. Se metti questo liquido a scorrere in un anello chiuso, continuerà a girare per sempre. Non per un'ora, non per un anno, per sempre, fino alla fine dell'universo. E poiché non c'è attrito, non c'è resistenza al flusso termico. L'elio superfluido ha una conducibilità termica estremamente elevata, ma è possibile creare gradienti di temperatura. Infatti, la differenza di temperatura è proprio ciò che permette il funzionamento dell'effetto fontana. È per questo che ha smesso di bollire. Non può formare bolle di vapore, perché il calore attraversa il fluido sotto forma di onde di entropia chiamate secondo suono, che viaggiano a circa 20 metri al secondo, molto più lentamente della velocità del suono ordinario. Ma guarda cosa succede se proviamo a forzare le regole. Se inseriamo un tubicino di vetro con una base porosa nel nostro elio superfluido e scaldiamo leggermente l'interno del tubo con una piccola luce, il liquido impazzisce. Il calore crea un gradiente di potenziale chimico che spinge la componente superfluida dall'esterno verso l'interno del tubo, effetto termomeccanico, aumentando la pressione interna. Il risultato? Una pressione termomeccanica che può sollevare una colonna di elio di diversi centimetri o metri, a seconda della differenza di temperatura. Una fontana eterna che sgorga senza alcuna pompa meccanica, spinta solo dal potere del freddo quantistico. L'assenza di viscosità porta a un altro fenomeno terrificante. Prendi un disco di ceramica. All'occhio nudo sembra solido. Per l'acqua o per l'elio normale è un muro invalicabile. Ma a livello microscopico la ceramica è piena di fori minuscoli. L'acqua non ci passa perché le sue molecole si incastrano, bloccate dall'attrito. L'elio superfluido, invece, non conosce ostacoli. Passa attraverso la ceramica solida come se non esistesse. Gocciola attraverso il fondo di contenitori che per qualsiasi altro liquido sarebbero perfettamente stagni. Il contenitore non è rotto. È la materia stessa che è troppo porosa per trattenere un fantasma quantistico. Ma c'è un dettaglio che abbiamo saltato. Un dettaglio che cambia tutto. Se prendi un secchio pieno di elio superfluido e lo fai ruotare, il liquido all'inizio non si muove. Resta perfettamente immobile mentre il secchio gira. Nessun attrito, ricordi? Ma se aumenti la velocità,
Il liquido non può ignorare la fisica per sempre. Deve ruotare, ma non può farlo come l'acqua, creando un unico grande mulinello. Essendo un unico stato quantistico, può ruotare solo in quantità fisse, digitali. Si squarcia, forma milioni di minuscoli vortici quantistici, microtornado perfetti, con un nucleo vuoto dello spessore di un singolo atomo. E questi tornado non possono dissiparsi. Sono cicatrici permanenti nel tessuto del fluido. Stai guardando l'invisibile architettura della meccanica quantistica resa gigante. Potresti pensare che tutto questo sia solo un bizzarro trucco da laboratorio. Una stranezza confinata in un frigorifero costato milioni di dollari. Ma l'universo è molto più vasto e molto più freddo. Guarda in alto nel cielo notturno. Lì fuori, a migliaia di anni luce di distanza, ci sono cadaveri stellari chiamati stelle di neutroni. Oggetti così densi che un cucchiaino della loro materia pesa circa 1,5 miliardi di tonnellate, pari al peso di circa 1.000-3.000 navi da crociera, o una piccola montagna, ma molto meno dell'Everest. Gli scienziati oggi credono che il nucleo di queste stelle morte non sia solido. Credono che sia un oceano di neutroni allo stato superfluido, esattamente come l'elio nel nostro bicchiere di vetro. Sfidano l'attrito. Creano miliardi di vortici quantistici con un nucleo di dimensioni subatomiche, femtometri, sebbene la rete che formano si estenda per chilometri. Quando gli astronomi vedono una stella di neutroni accelerare improvvisamente la sua rotazione, stanno osservando questi vortici quantistici che si agganciano e si sganciano dalla crosta della stella. Quello che hai visto non è solo un liquido freddo, è un portale, un modo per toccare con mano le regole fondamentali che governano il cosmo prima che il calore e l'attrito rovinassero tutto. Nel primo istante dopo il Big Bang, l'intero universo potrebbe essersi comportato come un superfluido perfetto, senza resistenza, senza ostacoli. L'elio superfluido ci mostra come appare l'universo quando gli togliamo il caos della vita quotidiana, quando lo riduciamo alla sua essenza più pura, una sinfonia perfetta di probabilità matematiche che danzano all'unisono. Gli atomi stabili che compongono la quasi totalità del tuo corpo, come idrogeno 1, carbonio 12, ossigeno 16, non decadono. L'organismo è soggetto a entropia biologica, ma non i suoi singoli atomi. Sei qui, in questo momento, a combattere contro l'entropia, in un universo che vuole solo disperdere il tuo calore. Non stai guardando il cosmo. Sei il cosmo che guarda se stesso. L'universo non ha bisogno di te. Eppure eccoti qui. Io sono Renderium. E questo era il liquido che sfida la logica.